Giradischi automatici, che grande invenzione! Vi ho già parlato di modelli entry level ideali per iniziare senza sbattersi, come l'Audio-Tecnica LP60X e il recente 70X BT. In questo video saliamo di qualità con il CS329, CS429 e CS529 di Dual, un marchio che ha fatto la storia dell'hi-fi e dell'automatismo sui giradischi per tutti i gusti. E difatti i tre modelli che vedremo sono indirizzati a tre tipi diversi di appassionato, ma hanno tutti e tre quel DNA tedesco che sa di sostanza. E allora in questo video capiremo se la comodità può davvero andare a braccetto con un buon ascolto, e vi anticipo una cosa importante: tutti e tre i modelli sono completamente automatici, il che significa che a fine disco il braccio si alza e torna al proprio posto da solo, una vera manna dal cielo per chi cerca comodità, praticità e, perché no, alta fedeltà. Eccolo qui, il CS329 di Dual, lo abbiamo appena ascoltato in questo piccolo spezzone in audio ambientale. Ovviamente tenete conto della compressione di YouTube, del fatto che non è un ascolto in presenza, è solo per darvi un input, uno spunto di riflessione. Cosa dire? Devo dire che questo mi viene da soprannominarlo il facile, con un'accezione positiva, nel senso che per chi è secondo me questo giradischi? È per il neofita assoluto che vuole fare un passettino in più in termini di qualità rispetto agli entry level super economici, magari dopo aver iniziato proprio con l'Audio-Tecnica LP60X che abbiamo ricordato poco fa. Ma non solo, è per chi ha qualche euro in più da investire per un prodotto che punta alla comodità senza richiedere particolari competenze tecniche. È l'essenza del plug and play, cioè lo tiri fuori dalla scatola, lo posizioni, colleghi i cavi RCA, lo colleghi alla rete elettrica, metti su il disco, tac, e premi start e stai già ascoltando la tua musica in vinile. Tecnicamente il 329 offre una trazione a cinghia come fanno i fratelli maggiori 429 e 529. Piatto in alluminio presso fuso da circa 670 grammi, onesto per la categoria. Il plinto, cioè il corpo, è un mix di MDF e plastica con 4 piedini regolabili antivibrazioni. Sulla parte superiore troviamo questo selettore per il diametro del disco, 30 cm per i 12 pollici, i dischi grandi per intenderci, e 17 cm per i 45 giri, i dischi più piccoli. Frontalmente sulla sinistra abbiamo il tasto per scegliere la velocità di rotazione, 33 o 45 giri, e sulla destra i tasti start e stop. Nella parte posteriore troviamo il selettore Phono Line per usare il suo prefono integrato o uno stadiofono esterno e l'ingresso per l'alimentatore. Non ha un interruttore on-off fisico, per cui o lo staccate dalla presa o rimane in stand-by a basso consumo, oppure molto più semplicemente, senza spaccarsi la testa, vi dotate di una ciabatta multipresa con interruttore on-off, come faccio io da secoli. Come vedete i cavi RCA sono integrati nel telaio, una scelta che non mi fa mai impazzire, perché se si rovina il cavo per un motivo X devi mandare tutto il giradischi in assistenza. Vi mostro come funziona e quello che vedrete è valido per tutti i giradischi di questo video. E allora mettiamo su un disco 12 pollici che va a 33 giri, quindi qui ci spostiamo su 30, che sono i centimetri di diametro del disco. Se avessimo scelto un 7 pollici, solitamente il classico 45 giri, saremmo andati su 17, qui lo lasciamo su 30, lo mettiamo su 30, e qui invece lo lasciamo com'è, perché in questa posizione sappiamo che va a 33 giri. Premiamo start
e il braccio va in automatico sulla prima traccia e parte la musica. Quando il braccio arriva a fine disco, e ci siamo, vedete, si alza da solo e ritorna in posizione di riposo e poi il piatto si ferma. Naturalmente non siamo obbligati ad aspettare la fine del disco. Ecco, adesso è tutto fermo. Naturalmente non siamo obbligati ad aspettare la fine del disco, vi faccio vedere che basta premere stop e in qualunque posizione siamo il braccio si alza, torna a riposo e il giradischi, il piatto, si ferma. La testina è un'Audio-Technica AT91, un classico super collaudato nei modelli entry level, ha uno stilo conico che per la sua conformazione perdona un pochino di più i dischi vissuti ed offre un sound tutto sommato equilibrato. Il braccio, come vedete, è dritto in alluminio e arriva già regolato, così come la testina. Tracking force e anti-skating sono fissi, non dobbiamo toccare niente. Cambiare lo stilo usurato invece è facile e veloce, basta sfilare il vecchio e mettere il nuovo, in questo modo, dall'alto verso il basso e verso di noi. Insomma, il CS329 è il più semplice della gamma automatica di Dual, perfetto per chi vuole solo ascoltare senza tanti sbattimenti. Ha i suoi limiti intrinseci e li abbiamo già visti, però grazie alla T91 questo è un giradischi che suona, garantendo una qualità superiore a valigette e altri modelli super economici. Saliamo di livello e troviamo il Dual CS429. Questo per me è l'equilibrato. È per chi apprezza la comodità totale dell'automatismo, ma inizia a desiderare una costruzione migliore, una qualità sonora più raffinata e, perché no, la possibilità di futuri upgrade. È per l'appassionato che vuole già qualcosa di più performante, perché magari è già nel mondo del vinile e del giradischi. Magari vuole crescere con il proprio impianto, sperimentare regolazioni e testine diverse, senza rinunciare alla praticità imbattibile di un Dual automatico. È il ponte perfetto tra la semplicità entry level e il mondo dell'hi-fi più consapevole. Bene, cosa offre in più l'equilibrato rispetto al 329? Innanzitutto una progettazione molto più curata. Il plinto, il corpo è interamente in MDF, più solido, con una costruzione interna a controtelaio con smorzatori in gomma per un isolamento ottimale delle vibrazioni. Per ridurle ulteriormente, ovviamente, ci sono poi i piedini regolabili con elastomeri integrati. Il piatto in alluminio presso fuso è più spesso e pesante rispetto a quello del 329 e anche il tappetino in gomma ha un aspetto e un feedback tattile più professionale. Sul retro troviamo i connettori RCA e quindi sappiamo che i cavi non sono integrati. Ci piace. La qualità dei cavi in dotazione è basica, però è efficace e i terminali sono dorati per evitare l'ossidazione e garantire una trasmissione ottimale del segnale audio. Qui c'è il connettore a vite per la massa, il selettore fono line e il tasto per accensione-spegnimento. La vera svolta però è nel braccio, sempre dritto in alluminio, sempre il portatestina curvo, che però diventa removibile e soprattutto regolabile. In che senso? Nel senso che possiamo agire sulla tracking force della testina tramite il contrappeso graduato e sull'anti-skating tramite questa rotellina. E a proposito, lo vedete, la testina arriva già montata e allineata sul portatestina, ma vanno fatte alcune operazioni preliminari molto semplici, ve le faccio vedere. Quando la togliamo dalla scatola, ovviamente la testina ha il cap di protezione, quindi lo togliamo, ci assicuriamo che l'anti-skating qui sul giradischi sia settato sullo 0, tenendo il braccio ruotiamo il contrappeso fino a quando il braccio in posizione libera rimane parallelo al piatto. A questo punto riportiamo il braccio in posizione di riposo e lo blocchiamo.
Ruotando solo la ghiera graduata del contrappeso ci spostiamo sullo 0. A questo punto possiamo impostare la tracking force della testina che il produttore consiglia di settare tra 1,6 e 2 grammi. La verità sta nel mezzo, quindi facciamo 1,8 che andremo ad impostare sul braccio muovendo tutto il contrappeso e sull'anti-skating. Per confermare che abbiamo lavorato bene, facciamo una riprova con la bilancina digitale, uno degli strumenti indispensabili per chi ha un giradischi del genere. Vi linko in descrizione quella che uso io. I più attenti avranno notato che la testina è la 2M Red di Ortofon, che garantisce un bel salto di qualità rispetto alla T91 del 329, offrendo più dettaglio grazie al suo stilo ellittico e garantisce anche una maggiore apertura della scena sonora. E il bello è che su questo giradischi possiamo sostituire l'intera testina. Naturalmente deve essere una testina di altezza molto simile, perché il braccio non è regolabile in altezza, però possiamo fare semplicemente uno step up, un upgrade della testina cambiando solo lo stilo, cioè la parte terminale, e possiamo mettere uno stilo 2M blu, visto che il corpo testina della Red è compatibile. La levetta alzabraccio appare più curata e solida rispetto a quello che abbiamo visto prima. Sul plinto l'isola dedicata al braccio ospita il selettore per la dimensione del disco, qui sempre 17 cm e 30 cm, e ai classici 33 giri, 45 giri si aggiunge la possibilità dei 78 giri. Ma vi ricordo che per far suonare i meravigliosi dischi in gomma lacca della nonna a 78 giri è consigliabile utilizzare una testina dedicata, quindi se volete che ve ne parli in un video commentate con hashtag 78 giri tutto attaccato. A proposito, la manopola per la selezione della velocità è molto più funzionale ed elegante rispetto a quanto abbiamo visto sul 329. Per quanto riguarda invece l'automatismo in sé, ovviamente rimane impeccabile, ma migliora rispetto al 329, essendo leggermente più rapido e molto più silenzioso. Tutte queste caratteristiche consentono al CS429 di raggiungere un equilibrio perfetto per chi vuole fare un salto di qualità senza complicarsi troppo la vita. Guardate lì, guardate lì. Eccoci arrivati al vertice di questa famiglia di giradischi automatici moderni, il Dual CS 529. Il suo nickname non può che essere il moderno e avrete già intuito il perché. A chi è rivolto? È per l'appassionato esigente che cerca il massimo della comodità e delle funzionalità moderne. Vi ho fatto vedere subito un indizio, però vuole farlo senza rinunciare a una costruzione di qualità, a prestazioni sonore di livello superiore da vera alta fedeltà. È per chi vede la tecnologia come il Bluetooth di qualità e l'app di accompagnamento come un valore aggiunto che semplifica la vita, integrata in un prodotto meccanicamente raffinato. E dove migliora rispetto al già ottimo CS429, visto che anche qui la costruzione interna, che non possiamo vedere, è a controtelaio con fattori di smorzamento. L'upgrade più significativo è qui, nel braccio, dove troviamo un design definito da Dual Twin Gimbal, con cuscinetti a sfera di precisione che rendono tutti i movimenti legati a questo componente più precisi ed efficienti. È una soluzione... io lo faccio così, ma si può fare anche qui dai... ovviamente si può fare anche dai tasti qui davanti. Questa soluzione del braccio, del Twin Gimbal, è meccanicamente più avanzata rispetto a quella vista sul 429 ed è stata progettata per garantire un tracciamento del solco ancora più accurato e stabile. Guarda, lo faccio così al volo. Ecco, tac. La testina di serie è sempre la 2M Red, vista prima, supporta testina curvo removibile, quindi anche qui
le porte per futuri upgrade sono spalancati. Mantiene 33 giri, 45 giri e 78 giri. Ovviamente il disclaimer fatto sui 78 giri sul 429 vale anche qui, vale in generale. L'automatismo è completo, quindi quello già descritto sul 329, qui naturalmente è più raffinato. Il prefono integrato è anche qui disattivabile e l'interruttore on-off per accensione e spegnimento che troviamo sul retro. La novità più evidente è la connettività Bluetooth aptX HD. Questa ci consente di trasmettere l'audio dei nostri vinili a delle casse o a delle cuffie Bluetooth compatibili. C'è poi l'app dedicata DualCS 529 per iOS e Android che consente di controllare le operazioni base e persino di attivare una funzione loop per fare ripetere l'intera facciata del disco, nel senso che quando arriva a fine disco riparte da capo. Possiamo decidere quante volte ripetere la facciata, se una volta, se due volte, eccetera eccetera. Naturalmente l'app non è indispensabile, non è questa la molla che vi spingerà all'acquisto del 529, è ovvio, però può rivelarsi un extra molto comodo. Per quanto riguarda la resa audio, grazie alla sinergia tra la 2M Red e la costruzione superiore del braccio, il 529 garantisce un suono maturo, dettagliato e con un'ottima scena. Qui si sale davvero di livello, anche nel prezzo. Ma se vi serve anche la comodità del wireless, è l'unico che ve la dà con questa qualità. E a questo punto possiamo tirare le somme sui tre moschettieri dell'automatismo moderno firmato Dual che abbiamo visto in questo video. La scelta dipende come sempre dalle vostre esigenze e dal vostro budget. E a proposito, se volete acquistare uno di questi modelli o volete qualche informazione in più dai rivenditori, vi lascio i link utili qui sotto in descrizione. Il CS329, il facile, è il primo passo nel mondo dell'automatismo solido di Dual. Un automatismo che è leggermente più fluido rispetto a quello visto su modelli più economici. È la scelta giusta per chi non ha interesse a futuri upgrade o regolazioni complesse, anche perché il giradischi non ve lo consente, è un plug and play, stop. Però è anche per chi vuole un giradischi che faccia bene il suo lavoro base, suonare i dischi in modo gradevole e automatico. Il rapporto qualità-prezzo non fa gridare al miracolo, ma per chi cerca un giradischi completamente automatico, stabile e pronto all'uso, rimane una scelta sensata. Il CS429 è la scelta ideale se il vostro obiettivo è mantenere la comodità assoluta di un giradischi completamente automatico, facendo però un salto nella qualità costruttiva e nella qualità sonora. Un salto immediato anche grazie alla 2M Red, che è ulteriormente migliorabile grazie alla possibilità, senza svitare, senza smontare nulla, di installare solo lo stilo della 2M Blue. Certo, l'investimento è superiore rispetto al 329, ma è una spesa ampiamente ripagata dalla qualità costruttiva, dalle prestazioni sonore e dalla versatilità a lungo termine. È la scelta perfetta per chi cerca un giradischi automatico, maturo, capace di dare soddisfazioni immediate, ma anche di accompagnare l'evoluzione della propria passione. È anche quello che ha il miglior rapporto qualità-prezzo tra i tre modelli, quello a cui secondo me dovrebbe rivolgersi chi arriva da un altro modello automatico più economico o vuole partire ad un livello più alto, potendo spendere qualcosina in più. Insomma, dei tre è quello che mi convince di più ed ecco perché si merita la passerella finale, però sono tutti e tre validi. Il CS529, ad esempio, è la scelta giusta per chi desidera il top della comodità con un automatismo completo, silenzioso e impeccabile. Poi c'è la trasmissione Bluetooth aptX HD e il controllo via app, ve l'ho fatto vedere, al volo. E poi ci sono le prestazioni meccaniche superiori grazie soprattutto al braccio con sistema Twin Gimbal,
che garantisce un ulteriore passo avanti in termini di precisione, di tracciamento e resa sonora rispetto al 429. La costruzione e le finiture sono di livello elevato, soprattutto nella versione che ho in prova io con la finitura in noce. Il prezzo è chiaramente più impegnativo dei tre, però è giustificato dalle soluzioni tecniche del braccio e dalle funzionalità smart wireless, posizionandolo come il riferimento dual per chi cerca il meglio nell'ambito degli automatici contemporanei senza compromessi sulla tecnologia. Tre strade diverse per godersi il vinile che dimostrano che sì, anche oggi automatico non significa necessariamente compromesso, spesso è una scelta consapevole. E a proposito, ora tocca a voi: quale vi ispira di più dei tre modelli o quale si adatterebbe meglio alle vostre esigenze? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono curioso di leggere le vostre esperienze. Come sempre, se questo viaggio nel mondo dual vi è piaciuto, lasciate un like che fa sempre piacere, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video e attivate la campanellina. A presto e buoni ascolti. Tac.